Ciao, sono Davide. Allora, oggi andremo a fare un formaggio un pochino più stagionato, un bel formaggio saporito. Allora, come avete visto dalle immagini iniziali, sono stato da un'amica che ha una stalla, un'amica che viene a fare la spesa da me, e mi sono fatto dare del latte appena munto. Ne ho preso un quantitativo, ne ho preso 22-23 litri, perché la mia intenzione è quella di fare un paio di formaggi. Con lo stesso quantitativo di latte preso dalla bottiglia che è in commercio di latte intero, quello più grasso, sono riuscito a ottenere due formaggi da circa 1,9 kg con 20 litri di latte fresco. Sono riuscito a ottenere due formaggi del genere. Adesso vediamo cosa succede con il latte intero, non scremato, non c'è stata tolta neanche la panna, e non lo andrò a pastorizzare. Vado a versare il contenuto di questa tanica, se ci riesco, dentro il pentolone. Allora, sono riuscito a trovare un pentolone solo in alluminio e vi avevo detto che non lo utilizzavo, però va bene lo stesso, perché non ho trovato altro. Ecco, insomma, comunque va bene, va benissimo anche l'alluminio. Boh, perfetto, ci sono riuscito, e anche senza far tanto danno. Allora, la Monica, perché la mia amica si chiama Monica, che mi ha dato il latte, mi ha garantito che questo latte qua ha una caseina esagerata, perché anche loro lo danno a un caseificio che produce formaggio, e quindi c'ha tutti i dati statistici di questo latte. È latte, non c'è stato fatto niente, ripeto, non c'è stato fatto niente, appena munto, quindi c'ha tutti i suoi grassi, e andremo a vedere che cosa succede. Vi dico questo perché fare il formaggio, specialmente per un casaro che sta molto nascosto nelle sue produzioni, è difficile che ti insegni qualche cosa. Per fortuna ho qualche amico che è nel settore, molte dritte me le hanno date, e da volta in volta, in base alla temperatura, all'acidità del latte, può darsi che il formaggio abbia delle piccole differenze, quindi la maestria del casaro è riuscire a fare lo stesso formaggio tutte le volte uguali, che abbia lo stesso gusto. Vabbè, bando alle chiacchiere, vado a mettere su, stavolta lo metterò sul fornello dietro perché il pentolone è molto pesante, e vado a mettere su il fuoco questo latte. Lì, e bisogna mescolare, sempre mescolare, e lo porto a 37 gradi. La procedura è sempre quella, si inizia sempre da così, quindi non appena utilizzerò naturalmente un termometro a sonda, perché io non ho ancora il dito per decidere se è a temperatura, quindi lo vado a inserire dentro, l'ho già impostato a 37 gradi e adesso mi metto lì dietro e vado a mescolare. Adesso quando arrivo a 37 vi farò vedere cosa ci faccio. Ecco, l'importante è che arriviate a 37, 36, 37, 38 gradi con fuoco dolce, proprio lentamente. Il latte non deve bruciare. State attenti di tenerlo mescolato spesso, perché sennò vi si appiccica sotto il latte e dopo sa di bruciato e il formaggio viene uno schifo. Continuo a mescolare. Allora, ho raggiunto i 37 gradi, ok? Tiro via il termometro, mi porto il latte qua davanti, giusto per farvi vedere, ma dopo dovremo rimetterlo sul fuoco. Allora, il caglio, questo qui è un caglio di vitello, qui parla di 10 grammi per 10 litri di latte. Allora, fate molta attenzione al caglio, perché ogni marca ha il suo dosaggio, quindi non è un cucchiaio, mezzo cucchiaino. Dateci un'occhiata, perché in base alla quantità di caglio che ci mettete dentro al latte otterrete una compattezza, una durezza, cioè cambia molto il formaggio. Quindi se voi state precisi
Sembra poco, ma è sufficiente. Se state precisi con il caglio giusto otterrete un buon formaggio. Mi raccomando, controllate bene le dosi della bottiglia. Vado a versarcelo. Allora, questo qui erano 23 litri di latte, io ci ho messo 23 grammi, 23 grammi, l'ho pesato con la bilancia, non in ml, perché se avete la possibilità utilizzate anche una siringa che misura i millilitri. Io qua parlavo di grammi, l'ho pesato e ce ne ho messo 23 grammi. Niente, a questo punto abbiamo messo il caglio, dobbiamo aspettare che si formi la cagliata, ci do una mescolata questa maniera, perfetto, e ci vado a mettere il suo coperchio. Allora circa una quarantina di minuti si formerà la cagliata, e anche lì i tempi, se voi ve li scrivete esattamente i tempi che utilizzate per produrre il vostro formaggio e vedete che con quel tempo lì ottenete un buon formaggio, utilizzate sempre, cercate di usare sempre lo stesso sistema, perché 5 minuti in più, 5 minuti in meno cambiano un po' nel formaggio, va bene? Io direi che si sia formata una bella cagliata. Allora, il prossimo passo è andarla a tagliare. Allora vado con un coltello piuttosto lungo, perché la pentola è alta, vado a tagliarla prima in due e poi tutto a quadretti. Farò dei quadretti di all'incirca 2 cm, 2 cm e mezzo, delle strisce a questa distanza, 2 cm e mezzo una dall'altra. Dobbiamo tenere alla fine una rottura di cagliata, deve essere come un chicco di riso. Allora, già adesso le prime differenze si vedono, c'è proprio una cagliata soda, la sento proprio col coltello, sembra quasi di tagliare uno stracchino. Perfetto. Adesso mi sono fatto uno spino, cioè ho comprato lo spino. Questo qua è l'attrezzo che usano i casari per fare, diciamo, i pezzettini, per ridurre la cagliata. Di solito uso la frusta, quindi anche per me è la prima volta che lo uso, perché l'ho appena comprato e vado a vedere come funziona. Niente, si fa su e giù, e questo mappamondo, diciamo, questo spino ha queste lamelle che andranno a tagliare in maniera più fine la cagliata. L'ho sempre fatto con la frusta, quindi non ci sono problemi. Se a caso volete farlo, fatelo tranquillamente con la frusta. Allora lo vado ad affondare e con un movimento a salire e a scendere cerco di ridurre la cagliata in piccoli chicchi di riso. Allora, per me è più che sufficiente, vedo che più o meno si sono formati dei pezzettini abbastanza piccoli. Il prossimo passo, a differenza del primo sale, che a questo punto avrei tirato fuori la cagliata e messo già in fuscella, la devo rimettere sul fuoco e portare tutto a una temperatura di 45-50 gradi, in questo range di temperatura, in maniera che la cagliata vada un pochettino a rassodarsi, diventerà un pochettino più gommosetta, lo dico alla mia maniera. Vado a metterlo sul fuoco. Naturalmente mescolate, e perché sennò come al solito andrete si va a bruciare sennò la cagliata. Farà molto presto, perché comunque siamo ancora a una temperatura di 37 gradi, quindi arrivare a 50 fa abbastanza in fretta. Lo tenete mescolato, appena arrivate a 47-48
va benissimo, lo spegnete e poi dopo lo facciamo riposare un attimo, che andrà a depositarsi nel fondo della pentola per poi andare a fare la raccolta. Oh, bene, da questo momento in poi non ci serve più il fuoco. Adesso per andare a formare il formaggio ci serviranno solo le mani. A meno che poi dopo non vogliate fare la ricotta con il siero che rimane. Allora, adesso lo lasciate riposare 5 minuti perché tutta la massa della cagliata si è depositata in fondo, andrà a formarsi un'unica massa, diciamo, che poi dopo andremo a dividere nelle fuscelle. Avrà una consistenza un pochino più io dico gommosa del formaggio primo sale. Allora, siccome io non ho le mani d'amianto come hanno i casari, vado a tirare via un pochettino di siero dal pentolone, lo metto in un'altra pentola, poi dopo lo andrò a rimettere qua dentro, perché devo tuffare le mani all'interno del pentolone e il siero è veramente caldo, e quindi ne vado a tirar via un pochettino, alleggerisco la pentola. Ecco, non andrò a togliere tutto, perché un pochettino per andare a lavorare la massa di cagliata ho bisogno di avere ancora del calore per poter modellare la cagliata. Allora, nei caseifici del parmigiano reggiano, a questo punto loro mettono giù un telo e la tirano su tutta con il telo, la cagliata. Ma qua andiamo a mano. Ecco. Prendiamo su un po' alla volta, cerco di sgocciolarle il più possibile. Allora, come avete visto qua ho già preparato una cassettina con le fuscelle. Andate a pressare bene all'interno della fuscella per dar forma al formaggio e che la cagliata si vada a compattare tutta. Dovete pressare il più possibile per far uscire il siero. Ok, rimetto il siero nel pentolone. Allora, adesso per poterla modellare bene e per via anche della stagionatura, rituffando la fuscella all'interno del siero caldo per qualche secondo mi aiuterà a pressarla meglio nella fuscella. Adesso io ho fatto una fuscella unica perché vorrei fare un formaggio abbastanza altino, perché questo qua sarà un formaggio da circa 3,8 kg, 3,9 kg. Diventerà un bel formaggio. Adesso la facciamo stufare. Cosa vuol dire farla stufare? Bisognerebbe metterla in un ambiente caldo, però io utilizzo, vi faccio vedere, con una griglia da forno, l'appoggio sul pentolone dove c'è ancora il siero caldo, in questa maniera, e vado ad appoggiarlo, così i vapori, il calore del siero vanno a fare una leggera stufatura al mio formaggio.
Questo aiuterà nel periodo di stagionatura nella crosta esterna, ok? Aiuterà a formarci una bella crosta. Quindi adesso io vado a coprire naturalmente con un canovaccio, così. Lo lascerò almeno una mezz'oretta, poi vengo, giro il formaggio che si è compattato per bene e lo lascerò un'altra oretta con questa stufatura qua. Ma se glielo lasciate anche un'ora da una parte e un'ora dall'altra va benissimo, ok? Poi andiamo a vedere, quando vado a girarlo, andiamo a vedere il movimento della giratura e poi dopo alla fine la salatura. Allora, per aiutare la sgocciolatura del formaggio, in molti caseifici hanno una pressa che mettono sotto il formaggio a questa pressa e lo aiuta molto a far uscire il siero più velocemente. Da coperto, mentre che sta stufando, ci appoggio sopra una pentola piena d'acqua, proprio vecchia maniera, un po' di peso insomma, in maniera che sgoccioli bene e anche più velocemente. Vi faccio vedere sotto che si vede proprio che sgocciola. Ok, ci vediamo dopo per la giratura. Allora andiamo a girare la forma. Vedete, si è formato già, come si è ridotta già la dimensione del formaggio, che si è andato un po' a pressare. Comunque vedo che continua a sgocciolare. Però il formaggio si è compattato benissimo e adesso siamo pronti a girarlo. Allora, prima di girarlo mi metto in disparte, vado a salarlo da un lato. Questo qua è uno dei due procedimenti di salatura del formaggio. Io utilizzo questo qua perché mi è più comodo, non ho lo spazio per fare la salamoia, quindi fare un'acqua al 30% di sale e lasciarlo a mollo per un tot di tempo. Io utilizzo questo sistema di salatura, metto il sale, ce ne metto in abbondanza perché tanto il formaggio ne tira quanto basta, quanto gliene serve lui lo tira, diciamo, almeno mi hanno insegnato così, e vado a girare la forma, vediamo se è venuta bella compatta. Direi proprio di sì. Vado a metterci il sale anche da questo lato. Questa qua è una prima salatura. Quando andrò a tirarla fuori dalla formina, dalla fuscella, per poi metterla in stagionatura, ci darò un'altra salata. Quindi per bene da tutte le parti. Guardate che bella, com'è compatta. Ha fatto un po' di tosone, diciamo, ma adesso lo inseriamo dentro, ce lo vado. Guardate com'è compatta. Diventa un bel formaggino. Calerà parecchio, però è sempre una soddisfazione fare queste preparazioni. Bene, adesso io la torno a mettere qui in sgocciolatura con il suo bel canovaccio sopra e ce lo lascio per un'altra oretta, nessun problema. Fatto ciò, la lascerò, dopo vi faccio vedere. Lì. Allora, sono passate un paio d'ore, il formaggio è stufato, ho tolto via tutti i pesi che c'erano, è calato parecchio, adesso vi faccio vedere. Ho sgocciolato abbastanza bene e ci troviamo in questa situazione, guardate. Adesso lo vado a girare un'altra volta, guardate il sale è stato già assorbito, comunque si è sciolto perché la forma era molto umida. Adesso io ci vado a fare una seconda salatura, faccio vedere. Ecco, guardate che bella forma, bellissima.
Allora, mi sono preparato un pochettino di sale qua in una teglia, vado a girarci sopra con la forma e vado a salare. Quello che rimane attaccato è più che sufficiente. Lo torno a rimettere in fuscella, lì lo metto a sgocciolare su un'altra fuscella con un contenitore sotto per contenere eventuale siero che esce. Allora, in questa situazione qua lo lascerò 24 ore, ok, a temperatura ambiente, quindi domani, adesso dopo 12 ore l'andate a rivoltare un'altra volta e per le rimanenti 12 ore rimarrà fuori dal frigo, così a temperatura ambiente. Allora, sono passate 24 ore, qua c'è il formaggio che è stato fuori frigo 24 ore, vi faccio vedere, che vi ho detto che vi facevo vedere, cosa ci faccio io. Niente di particolare, lo estraggo dalla fuscella, in questa maniera, vedete? È ancora un po' umidino, comunque lo vado ad appoggiare su un'ascia di legno, non trattata, mi raccomando, l'ascia di legno deve essere non trattata, perché sennò se c'ha delle vernici o dei trattamenti il formaggio prende dei gusti. Allora, questa qui adesso io la ripongo in frigorifero normalissimo a 4 gradi, la mettete dentro e tutti i giorni, allora per la prima settimana la rigirate 2 volte al giorno, aprite il frigo, vedete che avete la forma di formaggio, la girate dall'altra parte e la girate su una parte non umida del legno, così intanto farà in tempo ad asciugarsi quel bollino che lascerà il formaggio. In teoria non dovrebbe più fare siero dopo passato queste 24 ore di sgocciolatura. E passata la settimana la rigirate una volta al giorno, è sufficiente. Fate sempre così di non metterla sul bagnato, ma lasciatela in uno spazio vuoto. Allora, ci sono in commercio, che io ho trovato, dei tappetini proprio per il formaggio. Vi metterò poi il link in descrizione. Ho trovato una ditta qui a Scandiano che vende tutta attrezzatura per fare il formaggio, dove poi ho comprato anche lo spino che vi ho fatto vedere prima. E questo qua è una specie di tappettino con dei tacchettini sotto, spero si riesca a vedere, che tiene leggermente rialzato il formaggio, e così l'aria circola anche sotto, riesce ad arieggiare anche sotto il formaggio nel frigorifero. Ve ne danno un foglio del genere che poi dopo voi potete ritagliare a misura da mettere sulla vostra ascetta di legno, ed è molto comodo per fare questa lavorazione. Comunque vi metto il link in descrizione. Questo adesso a noi non ci serve più. Adesso vi voglio far vedere, perché aspetto 25-30 giorni per questo formaggio per avere questo risultato. Ok, questo qui è stato 35 giorni, guardate, l'ho anche personalizzato, che ci ho messo il mio adesivo. Comunque guardate, ho utilizzato lo stesso procedimento, ho ottenuto una formina che è di 2,1 kg, questa qui in questo momento l'ho pesata, è 2,450 kg, quindi più o meno arriverà a pesare così, avrà un calo peso durante la stagionatura, ma andrei a tagliarla per vedere com'è, vi faccio vedere, non attendo 30 giorni. Comunque sì, questa qua va lasciata 30-35 giorni di stagionatura in frigo, poi vedete voi, la tastate, sentite se un attimino la stagionatura vi va bene. Se volete andare più avanti potete farlo, sempre a vostra coscienza. Allora io andrei a tagliare questo formaggino qua, adesso tiro via l'adesivo perché l'ho messo per scherzare, lì, l'appoggiamo lì. Voglio proprio andarla a tagliare, che sono curiosissimo. Sapete, quando uno fa le cose fatte in casa non è mai sicuro al 100% del risultato. Comunque questa qua non è la prima che faccio, bene o male il risultato lo so già. Per me è venuta perfetta, guardate, c'è qualche buchino, però ci sta, Io ne taglio una fettina perché bisogna che lo assaggi. Tagliatelo sempre a spicchio, mi raccomando.
se no quando siete alla fine vi rimane tutta la crosta. Allora vado a tirare via un po' di crosticina. No, io non la mangio perché durante questi 35 giorni che è stata in frigo ha fatto la muffa. Ecco, se vi trovate che il formaggio fa un po' di muffa fuori, voi lo prendete fuori con una spugnetta dedicata, non quella che usate col detersivo, con un goccino d'acqua, ci date una pulitina, ma non c'è bisogno di metterci aceto, olio, sale, niente. Questo è il risultato di stagionatura in frigo. L'importante è che voi la andate a girare tutti i giorni. Allora direi che posso fare un assaggio anche senza pane, senza niente, vi dico com'è, perché è una soddisfazione che è indescrivibile. Voi dovete provarci, perché fare queste cose qua e pensare a cosa avevate prima e cosa avete prodotto dopo, per me è eccezionale, è una cosa che a me rende proprio felice. Buonissimo. Ho un gusto poi questo qua è fatto con latte contadino, non con il latte della bottiglia, con il latte della bottiglia del negozio. Adesso qua vi ho fatto vedere che ho fatto alcune mie produzioni, comunque è eccezionale. Ho fatto le cacciottine, vedete queste qua hanno bisogno ancora di un paio di giorni, però sono fantastiche, queste qua le ho già mangiate diverse volte. Questo è un esperimento, sto provando a fare la ricotta stagionata, quella da grattugiare poi. E invece questo qua è un altro formaggino di mucca, io che avrei voluto ottenere questo risultato, ma in realtà mi è venuto più basso. E questo qui è stato fatto, vi dicevo, con 13 litri di latte della bottiglia. Quindi queste due formine qua, adesso questa qua l'ho già fatta 5 giorni fa, vi faccio vedere anche dall'altra parte. Questa qua è stata fatta 5 giorni fa, vedete ancora da un po' di umidità e ha bisogno di un po' più di stagionatura. Magari quando andiamo a tagliare vediamo le due differenze dei formaggi. Io direi che il video si possa concludere. Spero di essere stato utile e preciso in tutte le mie spiegazioni. Non è il mio mestiere, a me piace farlo perché mi hanno insegnato e l'ho sempre fatto per conto mio e per casa mia. Quindi se volete divertirvi, io lo dico sempre, con i bambini è una cosa che è da fare con i bimbi in casa. Rimangono stupiti anche loro e poi dopo sono avvantaggiati quando lo faranno a scuola e discorrendo. Va bene, non mi perdo in chiacchiere, vi ringrazio, vi ricordo che se vi volete iscrivere al canale qui esce la mia faccia, ci cliccate sopra, mettete un mi piace sul video e se avete bisogno di commenti mettete le domande nei commenti. Non mi fate domande tecnicissime perché quello che so ve l'ho detto, ecco. Se poi mi chiedete di gradi o pH, perché nel mezzo delle ricette c'è anche molto questione di pH, specialmente nelle ricette dello stracchino, che vi metto qua il link se volete andare a vedere anche che ho fatto lo stracchino. Conta molto il pH del prodotto ottenuto. Comunque mi fermo qua, se poi volete altre informazioni scrivetemele nei commenti. Vi saluto, alla prossima video ricetta, ciao!